In italiano ci sono alcune parole che creano dei dubbi allo scritto. A posto e apposta sono due di queste. Come si scrivono? Attaccate? Oppure la A iniziale è una preposizione e quindi bisogna staccarla dal resto delle lettere? E che cosa significano? Ciao, io sono Susanna, insegnante di italiano per stranieri e fondatrice di Arcos Academy. Spero di non avervi creato troppa confusione con tutte quelle domande iniziali. Credetemi, sono domande che anche gli italiani madrelingua si pongono. In questo nuovo video del formato Italiano in 5 minuti impareremo la scrittura e la differenza tra a posto e apposta. A posto e apposta sono parole molto simili, sia nella grafia sia nella pronuncia e molto spesso vengono confuse dagli studenti stranieri di italiano. No, state tranquilli, non siete gli unici. Come vi ho anticipato, anche molti italiani madrelingua hanno difficoltà a scrivere e a usare correttamente queste due parole. Cerchiamo quindi di fare un po' di chiarezza. Come si scrive a posto? In realtà ci sono due modi. A posto, due parole staccate di cui la prima è una preposizione. A posto, un'unica parola che presenta il raddoppiamento della consonante P. Vogliono forse dire la stessa cosa? No. Se scegliete la grafia staccata a posto, state indicando che qualcosa è ordinato o sistemato in modo corretto. Hai messo a posto la tua camera? Per ora ho messo a posto solo i libri. A posto può essere usato anche in modo figurato. Lei non si sente in colpa, anzi, ha detto chiaramente di sentirsi a posto con la sua coscienza. A posto è spesso utilizzato anche per dire che stiamo bene, che tutto è ok. Ehi, come ti senti ora? Ti gira ancora la testa? No, per fortuna ora è tutto a posto. La grafia unita di a posto, ricordatevi di raddoppiare la consonante P, corrisponde invece a un verbo, più precisamente alla prima persona singolare del presente del verbo appostare. Cosa significa appostare? Vuol dire osservare qualcuno di nascosto per spiarne i movimenti, sorprenderlo o aggredirlo, oppure sistemare, collocare qualcuno allo scopo di spiare qualcosa. Non è un verbo che trovate comunemente nell'italiano di tutti i giorni, soprattutto in riferimento alla prima persona singolare io. Può essere un po' più comune, ma ancora non talmente diffusa, un'altra funzione di apposto. Apposto può essere il participio passato di un altro verbo, apporre, cioè mettere accanto o sopra o sotto. L'acquirente ha appena apposto la sua firma al contratto. In sintesi, la versione staccata a posto è molto più comune nell'italiano di tutti i giorni e nel 99% dei casi
sarà la scelta corretta. Di conseguenza, apposta si scrive attaccato o staccato? Apposta attaccato con la doppia P può nuovamente essere o la terza persona singolare del presente del verbo appostare oppure il participio passato con forma femminile singolare del verbo apporre. Abbiamo però già chiarito che questi due verbi non sono usati nell'italiano parlato. L'altro significato di apposta è invece molto diffuso. In funzione di avverbio, apposta significa intenzionalmente, volontariamente, espressamente. Ok, Susanna, ma non hai spiegato se questa funzione si scrive attaccata o staccata. Beh, l'avverbio apposta nasce come locuzione di due elementi distinti, apposta. Tuttavia, negli anni la forma univerbata, cioè quella attaccata, la parola unica, è diventata sempre più prevalente, fino a essere considerata l'unica accettata nell'italiano contemporaneo. La mamma ha preparato questa torta apposta per il tuo compleanno. Ehi, mi hai spinto! Scusami, non l'ho fatto apposta. Conoscevate questa differenza di grafia e di utilizzo tra apposto, apposta? Ora tocca a voi. Scrivete due esempi in cui usate a posto e apposta. Spero che questo video vi sia stato utile. Se sì, fatemelo sapere con un bel like e condividetelo con i vostri amici e altri studenti della lingua italiana. Io, Susanna, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.